Sono Pasquale Tarallo, sono nato il 7 ottobre del 1976 a Como e invece sono cresciuto e pasciuto nel Cilento, ad Agnone Cilento in particolare. Mia mamma è comasca, mio padre invece era cilentano di Agnone. Oltretutto Giuseppe Tarallo è stato anche presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e abbiamo fatto l'emigrazione al contrario, insomma, lui quando avevo 5 anni ha riportato la famiglia nel Cilento, ad Agnone in particolare. Adesso faccio il ristoratore a 360 gradi, ho un'attività che ho iniziato con i miei fratelli in cui io da avvocato sono entrato, mi occupavo prima della sala e degli aspetti un po' gestionali, mio fratello cucinava, poi dal 2014 sono entrato in cucina, sono il cuoco del ristorante oltre ad essere il proprietario e lo gestisco insieme a mia moglie, Maria Rosaria. Allora, il Paesà, che è il ristorante che gestisco e di cui sono proprietario, è un ristorante di famiglia, l'aveva aperto mia nonna a Veturia nel 1971. È stato gestito in famiglia fino ai primi anni 90 e poi ha avuto vari vicissitudi, da cui anche dei periodi di chiusura, ma gestito diciamo da persone che l'avevano preso in locazione. Con mio fratello i miei fratelli, mio fratello e mia sorella e mia moglie nel 2006 lo abbiamo ripreso pensando di fare un localino alternativo dove era più un posto di ritrovo, dove stuzzicare qualcosa, ma più che altro per bere e fare musica. Ci siamo accorti che però il cibo era la parte che attraeva di più, anche perché noi fin da subito avevamo deciso di dare un taglio diciamo, qualitativo molto alto alle cose che presentavamo, soprattutto basandosi sui prodotti del territorio e del pescato in particolare. E nel 2009 abbiamo dato un taglio più deciso e siamo diventati ristorante e da allora insomma la strada ha continuato a essere quella nel solco anche facciamo parte della guida delle osterie d'Italia di Slow Food e quindi perseguiamo un pochino quel tipo di politica del buono, pulito e giusto di Slow Food, ma dando il nostro tocco personale, insomma, identitario alla nostra cucina. Il mondo della ristorazione in un certo senso mi è sempre appartenuto un po' perché però è legato alla mia infanzia, perché quando ero piccolo i miei nonni, mia nonna gestiva questo ristorante, l'ha gestito anche la mia famiglia, mio padre, mia madre, miei zii. Anche la mia nonna comasca era una cuoca, aveva una trattoria a Como. Io poi sono cresciuto con lei da bambino e poi all'università, sono cresciuto con 2 nonne cuoche praticamente. Quindi l'anno in cui, non dimenticherò, il 2014, è toccato a me entrare direttamente in cucina, pensavo che fosse una cosa, come lo è effettivamente, è difficile, però me lo sono ritrovato nelle mie corde, è come un po' ci fossi sempre stato, come se avessi sempre vissuto la cucina. Anche prima con mio fratello molti piatti li pensavamo, li immaginavamo assieme, però una cosa è cucinare per se stessi e una cosa è cucinare per gli altri, ma soprattutto poi in un contesto dove la soddisfazione del cliente insomma è necessaria, perché qua è vero che cerchiamo di far vivere delle esperienze, pur vero che la gente paga per viverle, quindi c'è una responsabilità, mi sento una responsabilità addosso importante, insomma, è vero che le persone devono andarsene soddisfatte. Mi sono anche diplomato all'alberghiero, prima di me ha cucinato mio fratello. E mio zio Alfonso pure gestiva questo ristorante, mio padre aveva una grande passione per la cucina, ha gestito anche lui un ristorante, non faceva il cuoco ma lui ha ideato molti piatti, tra cui alcuni che proponiamo ancora qua sulla carta spesso. Ci sono piatti che aveva proprio ideato e immaginato papà da ragazzo quando gestiva il ristorante, poi ci ha dato sempre delle idee molto interessanti di presentazione di piatti, a partire dal pescato di cui lui era molto diciamo, appassionato, era un buon gustaio, o anche con i prodotti della terra e soprattutto con le erbe aromatiche, con gli aromi, con le spezie, insomma ci ha dato sempre buone idee. Papà faceva dei piatti che chiamava profumati, per esempio uno molto rappresentativo si chiama spaghetto d'orto, è fatto con un po' tutti i profumi dell'orto battuti a crudo a mezzaluna, è un piatto molto profumato, veramente molto estivo, fresco, un piatto anche della salute. Dentro ci sono
diciamo, la base è pomodoro, basilico, prezzemolo, ma dentro ci sono anche il timo, l'origano e altri profumi, l'aglio, la cipolla, il peperoncino, insomma, che danno un tono molto particolare al piatto, molto fresco, un piatto salutare, oltre all'olio extravergine. Il peperoncino perché è un ingrediente della cucina che a me piace molto e quindi mi è piaciuto tatuarlo, è anche simpatico, come vedi assomiglia anche un po' a un cornetto, quindi l'ho preso anche un po' per un portafortuna, oltre a un ingrediente che per me in cucina ci deve essere, nella mia cucina particolare, insomma, nel mio modo di cibarmi e di nutrirmi, insomma, il peperoncino, cioè anche sulla una pasta al sugo a me piace metterci il peperoncino, quindi mi piace un po' dappertutto, in una zuppa di legumi, diciamo in generale soprattutto sulla pasta, mi piace anche molto sui formaggi. Il Cilento è una terra ricca anche di prodotti caseari importanti, soprattutto il cacio ricotta, il prodotto principe che è anche un presidio slow food. E anche io propongo, oltre diciamo, al pescato, ai prodotti dell'orto, anche dei formaggi locali, aromatizzati in vari modi, insomma, capra, pecora, misto capra e pecora, molto, molto interessante, sono dei prodotti veramente di altissima qualità. Ci sono animali che vivono all'aperto e brucano, insomma, nelle terre, attorno agli ulivi. La cucina cilentana in particolare è talmente ampia, insomma, che ogni piatto sblocca un ricordo o un'emozione. Quindi la mia cucina è una cucina territoriale, identitaria, semplice, basata sul prodotto fresco del territorio, di giornata e quindi anche molto, diciamo, flessibile e variabile, però molto legato, non tradizionale, sicuramente non tradizionale, nel senso che io non propongo piatti della tradizione, ma piatti fortemente legati al territorio, molto identitari come piatti, con il pescato dei pescatori locali, di Agnone in particolar modo, e i prodotti degli orti vicini. Il pescato è quello a cui ruota attorno al menù e poi a seconda della stagione anche del pescato abbino gli elementi di terra, insomma, che vanno dai legumi agli ortaggi. A volte nascono piatti così per gioco, per caso, facciamo per esempio gli spaghetti con la bottarga che preparo io, oppure è un piatto che mi ha dato molte soddisfazioni, le alici salate con capperi, timo e limone, sempre uno spaghetto, un piatto a pasta lunga, oppure un altro piatto che ci ha dato molte soddisfazioni. Quando si fanno le melanzane e quindi si prepara una parmigiana anche magari con il pesce, scatta automaticamente il ricordo di quando, che ne so, da ragazzo tornavo, aprivo il forno e trovavo mia nonna che mi aveva conservato le melanzane imbottite, la parmigiana di melanzane, quindi di notte facevamo razzia di tutto quello che si poteva trovare a casa, insomma. In cucina è imprescindibile la passione, insomma. Poi se devo pensare a degli ingredienti in particolare, partire dall'olio extravergine d'oliva. Tutto il resto secondo me non è essenziale, nel senso si cucina, o almeno io ho imparato questo poco di esperienza che ho, che niente è essenziale in cucina se non, ecco, la voglia di fare e la passione e di proporre, insomma, di farla trasparire nei piatti che si propongono ai nostri ospiti. Il resto si cucina con quello che c'è, con quello che quel giorno diciamo la natura, il mercato nel senso buono ci ha proposto per chi è arrivato prima, quindi fondamentalmente a parte l'olio e il sale, insomma, a cui ci tengo moltissimo, anche il sale lo faccio arrivare da Trapani, un sale integrale raccolto a mano, e l'olio extravergine d'oliva di altissima qualità. Per il resto, insomma, non ritengo che niente sia indispensabile. Poi anche sulla pesca c'è un mondo, insomma, ci sono pesche più sostenibili e altre meno sostenibili e questo, insomma, è una scelta che si deve fare a monte, rispettando soprattutto la stagionalità e i pescatori che rispettano il mare con particolare attenzione. Ma il Cilento lo amo tutto, in particolar modo io che vivo il mare è una cosa che mi ha costretto a rimanere qua, come ti ho detto, origini comasche, ho vissuto a Como, avrei potuto vivere anche altrove, però diciamo sono troppo legato alla presenza del mare nella mia vita. E quindi
questa terra per me ha un richiamo forte, diciamo, viscerale. Mi piace, poi ecco, il Cilento ha la possibilità, nel Cilento si ha la possibilità di vivere il mare e di vivere la montagna, a pochi passi, la collina, la montagna, insomma, ci sono dei paesaggi incredibili e c'è una storia millenaria, quindi del Cilento veramente amo tutto da questo punto di vista, del paesaggio, della storia. Ma del Cilento non mi piace l'idea che ci siamo fossilizzati e fissati sul fatto che si debba campare solo d'estate, e come se poi il mare fosse l'unica attrazione possibile. Sappiamo che i piccoli paesi si stanno spopolando, i servizi sono sempre meno presenti e questo è un grande handicap, perché poi per accogliere bene bisogna anche poterli vivere bene, i luoghi e i servizi sono fondamentali, essenziali. Secondo me la dieta mediterranea è un patrimonio che va valorizzato ancora di più, perché come ho detto secondo me è una possibilità di sviluppo incredibile per questi territori del Cilento in particolare. Ma prima di tutto dobbiamo difendere e valorizzare i territori che la esprimono e quindi la gente che ci vive in questi territori. Qua nel Cilento, che è anche parco nazionale, devono essere propulsore, no, della nostra economia, deve essere un'opportunità vera di sviluppo 365 giorni all'anno. E deve darci anche la possibilità, noi che continuiamo a resistere nei paesini, perché le aree interne hanno ancora di più questo disagio, ma lo viviamo anche noi sulla costa, questo sovrappopolamento estivo e questo spopolamento invernale, perché anche i paesi della costa vivono gli stessi problemi dei paesi interni. Abbiamo necessità che si capisca che qua c'è gente che vuole continuare a viverci e restarci. Allora, la dieta mediterranea lo sappiamo, si riferisce soprattutto a uno stile di vita. Oggi la dieta mediterranea dovrebbe e può essere una grande opportunità di sviluppo. Qui diciamo, è un modo quasi è stato un modo quasi naturale di vivere, bisogna rieducarsi a viverla appieno. Soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei tempi che la natura ha per produrre le cose e della genuinità di quello che si acquista in modo consapevole. Io penso che la mia sia una cucina mediterranea. I piatti miei legano molto mare e terra, quindi che ne so, io ho un piatto che si chiama zuppetta mediterranea di fagioli, di controni in questo caso, con il polpo che trovo molto riscontro ed è un piatto mediterraneo sicuramente. Ho detto, la mia cucina è identitaria, è molto legata al territorio e proponiamo una cucina mediterranea e lo diciamo ai nostri clienti perché abbiamo deciso di proporre un menù scritto a mano quotidianamente basato sui prodotti del territorio e cercando di far capire, secondo me la lezione che oggi dovrebbe passare più di tutte è che non si può avere tutto tutti i giorni tutto l'anno. Insomma, parliamo di sbloccare ricordi, qua è il rito del pane e della pizza cilentana legata al rito del pane, che era un momento sociale, insomma, della comunità. Si andava a fare il pane da chi aveva il forno, quindi più famiglie facevano il pane insieme. È stato sempre un elemento fondamentale. Un'altra cosa che andrebbe recuperata, ci sono dei begli esempi tipo a Caselli in Pittari, Antonio Pellegrino con il Monte Frumentario, insomma con l'esperimento che è molto anche politico-sociale, no? Di quello che ha creato attorno alla sua realtà, dal palio del grano e al mulino stesso, al mulino insomma, dove si va a molire i frumenti, alla semina, insomma, ha creato una bella realtà. Per fortuna che c'è il vino. Il vino è una mia passione, mi piace berlo, mi piace il buon vino. Anche a Montegoce da poco abbiamo una nostra etichetta. Anche lui è un ragazzo che è ritornato dal nord per coltivare, per lavorare la terra qua, ci è riuscito con degli ottimi risultati, tante cantine, tanti amici. Ecco, i produttori in generale di vino, ma anche di olio, sono tutti amici, ci conosciamo, insomma, si stringono relazioni che vanno molto al di là dello scambio, diciamo, puramente economico.
Guarda, io ho iniziato il ristorante e bevevo rosso. Non tanto il fatto che noi conosciamo soprattutto pesce, ma il fatto che io lavoro soprattutto d'estate, con il caldo, il rosso praticamente è improponibile. Mi sono pian piano innamorato del bianco. Papà beveva il rosso, molto più volentieri il rosso, però papà ama molto i liquori, infatti amava anche realizzarli, insomma. Da cui è nato anche questa bottiglietta qua, che abbiamo fatto, gli abbiamo dedicato, che è un amaro, che è un po' la raccolta di tutti i suoi lavori, l'abbiamo insieme a Giuseppe Pastore messo dentro una bottiglietta e è uscito un prodotto molto, molto interessante.